Molte procedure di diagnostica radiologica sono effettuate con i raggi X. Tra queste ci sono le comuni radiografie, la TAC, la mammografia, le angiografie e gli esami dentali. L'esposizione ai raggi X non è limitata agli scopi medici, perché infatti siamo quotidianamente immersi in un fondo naturale di radiazioni ionizzanti. I raggi X sono una particolare forma di radiazioni ionizzanti. Vengono utilizzati in radiologia per la loro capacità di attraversare i corpi e di produrre le immagini delle strutture e degli organi interni. Nell'attraversare il corpo umano, le particelle che costituiscono i raggi X interagiscono microscopicamente con i tessuti e possono causare delle alterazioni. Queste spesso si risolvono in modo spontaneo per mezzo di meccanismi di riparazione cellulare. Quando questo non avviene, si può avere il rischio di un danno. È importante sottolineare che il rischio dipende dalla dose assorbita e se la dose è bassa, anche il rischio è basso. La dose è una grandezza fisica che serve a quantificare l'energia depositata dai raggi X nei tessuti. Quando si parla di dose efficace, si considera la dose globale assorbita dal corpo intero e in questa definizione si considera anche la diversa radiosensibilità degli organi. Ad esempio, la tiroide presenta una radiosensibilità minore rispetto alle mammelle. La dose assorbita negli esami radiologici è molto variabile. Dipende non solo dalla tipologia di esame, ma anche dalle caratteristiche del paziente. Per esempio, in un TAC del cranio si può avere indicativamente una dose efficace di 1-2 millisievert. Se si effettua un TAC dell'addome, invece, questa dose è un po' più alta, indicativamente intorno ai 10 millisievert. In una radiografia del torace, invece, la dose è molto bassa ed equivale a poche ore o giorni di esposizione al fondo naturale. È utile sapere che un anno di fondo naturale produce circa 2-3 millisievert di dose efficace. La dose varia da paziente a paziente perché ogni paziente rappresenta un caso a sé, per dimensioni e forma. In una radiologia dotata di apparecchiature moderne esistono sistemi automatici che permettono di adattare l'esposizione alle caratteristiche del paziente. Oltre a questo, una collaborazione costante tra i fisici e i medici permette di ridurre le dosi ottimizzando i protocolli di esposizione. Le apparecchiature radiologiche sono controllate regolarmente dalla fisica sanitaria sulla base di un programma di garanzia della qualità. In questi controlli si misura la dose erogata e si verifica la conformità di molti parametri tecnici. Si controlla anche che la qualità delle immagini sia adeguata alle esigenze dei radiologi. Il rischio associato ad un esame radiologico di norma è trascurabile o comunque molto basso. Quando si ripetono più esami radiologici, il rischio dipende naturalmente dalla dose accumulata. Di norma però in queste situazioni il rischio è ampiamente superato dal beneficio di avere una diagnosi accurata. Con la diffusione di Internet sono comparsi molti siti che forniscono valutazioni non solo di dose ma anche di rischio per varie tipologie di esami. Queste stime sono da prendersi con cautela, sia perché la dose varia da paziente a paziente, ma sia anche perché non tengono conto di fattori specifici quali ad esempio la familiarità o le abitudini di vita e in caso di dubbio è sempre bene rivolgersi agli esperti.